tutti, guardate che bella torta di mele in padella abbiamo fatto. Farla è facilissimo, ancora più facile della torta di mele tradizionale e non si usa il forno. Vediamo tutti gli accorgimenti per farla venire così perfetta, alta, vedete, e sofficissima. Per fare la torta di mele in padella noi utilizziamo 300 g di farina 00, 3 uova, 130 g di zucchero, 100 g di burro a temperatura ambiente, 150 ml di latte intero, la scorza di un limone, una mela golden, una bustina di lievito per dolci, quindi 16 grammi. Utilizziamo una padella da 28 cm, ovviamente antiaderente, ma comunque ci spalmiamo del burro. Una spolverata di zucchero. In una ciotola rompiamo le uova. A questo punto vi servirà uno sbattitore, mettiamo lo zucchero e sbattiamo le uova con lo zucchero. Aggiungiamo il latte, aggiungiamo il burro, vedete si mette tutto insieme. Questa è una torta di una facilità estrema, ancora più facile ovviamente della torta di mele classica della nonna che vi abbiamo già fatto vedere, quella che si cuoce in forno. Ancora con lo sbattitore. Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata per profumare la nostra torta. Poi questa vi verrà come un pan di Spagna in realtà, quindi se volete potete aggiungere le mele. Aggiungiamo il lievito per dolci alla farina e setacciamo le polveri. Quando prepariamo noi questa torta? Quando non abbiamo il forno a disposizione perché siamo in vacanza, non vogliamo accendere il forno perché fa caldissimo in estate, oppure nella peggiore delle ipotesi si è rotto il forno. Quindi ovviamente se avete il forno a disposizione e avete la voglia di cimentarvi con una torta classica, fate la torta di mele classica. Se invece volete fare una ricetta più veloce, che avete poco tempo anche prima della colazione, questa è perfetta. La farina la aggiungiamo quindi piano piano, come in una classica torta. Questa poi è anche una delle tante ricette in padella che vi stiamo facendo vedere, quindi trovate questa ricetta insieme alle altre nella playlist delle ricette cotte in padella. Abbiamo fatto la pizza in padella, quindi per tutti quelli che hanno bisogno di fare una ricetta veloce, pratica, senza forno. E ci trovate ricette dolci e salate. Abbiamo terminato con lo sbattitore, con una spatola continuiamo un po' ad amalgamare il composto. E questa torta vi viene tipo una specie di pan di Spagna, noi ci mettiamo la mela, ma potete anche evitare di metterci la mela, fare una torta senza mela e poi condirla, comunque guarnirla come volete. Tagliamo la mela, quindi come vedete la preparazione è estremamente veloce.
La mela la tagliamo, vedete, a fettine così. La preparazione vi toglie ma neanche 10 minuti, e viene comunque una torta che piace davvero a tutti, bambini e adulti. Per la colazione è veramente perfetta, perché la fate un po' prima della colazione e la servite ben calda. Noi inoltre vi stiamo dando tutti i trucchi per fare la torta, anche se cotta in padella, bella soffice e cotta bene, perché il rischio della torta in padella è proprio questo, cioè che non venga cotta bene e non sia soffice. A questo punto cominciamo a disporre la mela in padella, dove abbiamo messo precedentemente il burro e lo zucchero. La disponiamo così perché questa poi è una torta di quelle rovesciate, vero? La giriamo e avremo poi una bella torta ordinata con i pezzi di mela che formano questo, diciamo, disegnino. Sul nostro sito poi www.cucinageek.it trovate tutti i trucchi per fare questa torta in padella perfetta. Quindi ve li stiamo dicendo adesso, però se volete la ricetta stampabile con tutti gli ingredienti, le dosi di questa torta, le trovate tutte come al solito sul nostro sito ufficiale. Mentre versiamo la torta in padella, noi accendiamo già il fornellino più piccolo e vedete, noi abbiamo uno spargifiamma per evitare che la torta si bruci. Questo aiuta, se non ce l'avete va bene lo stesso, però aiuta tanto. Quindi versiamo tutto il composto nella padella. Con la spatola la livelliamo. Anche se la parte di sopra è praticamente quella che poi sarà la parte di sotto, però la facciamo omogenea comunque. Mettiamo la padella con un coperchio sul fuoco, fiamma bassa, sempre il fornello quello più piccolo, con il coperchio. È fondamentale avere il coperchio per la padella perché vi fa l'effetto forno. Dopo 10 minuti che la torta di mele sta cuocendo, cominciamo un po' a spostarla, vedete, la spostiamo un po' da tutti i lati, in modo che non cuocia solo al centro, altrimenti si creerà un alone di bruciato al centro della torta, che non è carino. Mentre noi la spostiamo, vedete, così tutti i lati, e la facciamo cuocere su tutti i lati per qualche minuto. Questo è un consiglio che vi diamo per farla venire bene. Quando alzate il coperchio, fatelo, vedete, verso l'alto, in modo che il vapore non vada a finire all'interno della torta. Sono passati per adesso 30 minuti. La giriamo come se fosse una frittata. Ed eccola qui, guardate com'è alta, nonostante sia in padella, si vede che è una torta alta e soffice. Comunque adesso la facciamo cuocere un po' sotto, che è la parte che prima era sopra. Vedete, abbiamo messo la carta da forno solo per questa parte. E ci rimettiamo il coperchio asciugando il vapore. Ecco qui, c'è un profumo incredibile di torta di mele, nulla da invidiare a una torta di mele poi cotta in forno in realtà, per essere una torta così veloce, tutto messo nella ciotola senza grande impegno, è perfetta. Ogni tanto ci vogliono anche le ricette così. Ricette pigre ma che vengono bene. Dall'altro lato quindi l'abbiamo tenuta 15 minuti. Possiamo spegnere. Ok. La nostra ricetta della torta di mele in padella dunque è terminata. Se rifate la ricetta, come al solito, taggateci su Instagram, mandateci la foto che la mettiamo nel nostro album diffuso di ricette rifatte da voi.
E ovviamente iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek per vedere altre ricette facili e veloci come questa. Alla prossima ricetta, ciao! È buona questa torta? Bravi, bravi. Che c'è?